In questi paesi oggi la terra viene gestita come una sconfinata industria. Sempre meno contadini, sempre meno stalle, sempre meno colline coltivate, sempre più venditori dinamici esperti di comunicazione, sempre più grandi estensioni a monoculture, sempre più capannoni industriali con animali che nascono, vivono, muoiono in gabbie e la chiamano la nuova rivoluzione agricola. La rivoluzione verde. Una borsa o una vaschetta, tablet e computer fuori dalle borse in una vaschetta a parte, tasche vuote, tutti gli oggetti che sono nelle tasche vanno dentro la vaschetta. Per ottenere un buon pane e una buona pasta da cereali privi di glutine è una vera sfida tecnologica, quindi spostando ulteriormente il problema non è il glutine non è il nostro nemico, ci alimentiamo di glutine da 3000 anni e non ha mai dato problemi. Il glutine ha dato problemi negli ultimi 30 anni perché è la qualità del glutine che dà problemi, perché abbiamo trasformato quelle piante attraverso delle mutazioni genetiche che sono diventate nemiche e il glutine è diventato un nemico, non lo era mai stato. Quindi la sfida non è produrre pasta e cereali privi di glutine, la sfida è tornare a delle varietà di cereali che contengono un glutine non nocivo, no? Quindi è proprio una presa per il culo questa, te la stanno raccontando ulteriormente un'altra volta. Abbiamo fatto il danno e adesso per riparare a un danno intraprendiamo un'altra strada cieca, no? Sfamiamo il pianeta. Expo? Ma sono venuto con degli amici che mi ci hanno portato, però mi sono isolato a un certo punto perché Expo non mi piace. E perché non ti piace Expo? Perché è una follia concentrata, è un casino. Ma perché scusa, è un casino? Tutta la gente si diverte, guarda quanta gente che si sta divertendo. Non è vero, questo posto è un grande Luna Park, è una grande giostra e tutti pensano di divertirsi, in realtà si stanno annoiando. Nell'anima proprio dentro, sono tristi. Ecco, Expo è un posto triste e non vedo l'ora di fuggire via, andare dagli amici nei campi, andare nelle valli, Valsusa, Biella, ritrovare il silenzio, l'essenza, il perché siamo in questo mondo. Qui l'ho perso il perché. Proprio a me Expo non mi piace. Io non ci volevo venire all'Expo, gliel'ho detto a questi miei amici, io non ci voglio venire, andiamo. Anzi, mi hanno detto, andiamo e facciamo anche presto.
Che si mangia? Stiamo a lavorare. Dai, forza ragazzi. Ma come forza? Dai che il lavoro non è mica finito, Ora si mangia. È importante mangiare bene, bene. Ci sono le cose dell'orto, quindi i cavolfiori, la pietra, i fagiolini, poi che c'è d'altro, un po' di cipolla, l'aglio, carote e niente, poi mozzarella, parmigiano e la pasta fatta in casa con le ovette delle galline. Dicevi ieri quando siamo arrivati che il posto dove stavamo girando in macchina era bello, che effettivamente a vederlo così com'è sembra bello, però mo in quel posto lì a novembre, prima di seminare il grano, passa un trattore con un aggeggio così, io la chiamo la navicella, con tutti belli augellini che buttano sul terreno prodotti chimici. In quel caso lì buttano il glifosate, che praticamente qua lo chiamano lo secca tutto. Praticamente quando tu butti il glifosate, tutto quello che vedi qui, il verde, diventa tutto color giallo arancione e tutte le erbe vengono uccise. E con le erbe vengono uccisi anche tutti i microrganismi che stanno nel terreno, quindi dagli oggi, dagli domani il terreno ovviamente si impoverisce. Col concime chimico è come, non so come dirti, è come a te darti da mangiare dei sassi, li puoi metterci il ragù, quello che ti pare, ma sono sassi. Vedi il difetto di quei galetti lì è tutto il giorno quel concerto qua. Tu gli dai solo? Chi gli dai per loro ai polli? Io ci do quello che do ai vitelli, ai maiali, c'è mais, orzo e crusca. Okay. L'unica cosa che compro è la crusca perché non la riesco a fare io. Guardate sta roba qui, ho dovuto fare con tutto sto mucchio di sacchi. E poi c'è in mezzo l'OGM. Se tu leggi tutto quello che c'è scritto qua, è tutta roba che c'è dentro il mangime. E se non ce lo dai ti lavano la testa, che se non ci dai quella roba qua il pollo muore. Muore, ma ci metterà più tempo a ingrassare, ma come fa a morire? Cioè, che c'è scritto? C'è Gran Turco GM, soia GM, grasso animale. Sì, anche i coloranti, perché agli animali gli interessavano, ma credo che sia per la colorazione delle uova, delle carni anche dopo. Ci mettono negli allevamenti, specialmente polli, conigli, quegli allevamenti dove ci sono moltissime bestie insieme, ma anche i maiali e le mucche dappertutto. Nel mangime c'è una percentuale di antibiotico, perché se no tutte queste bestie insieme si ammalerebbero. Allora loro da quando cominciano a dare le prime beccate c'è già l'antibiotico in mezzo al mangiare, per sicurezza, perché se no si potrebbe infettare tutto l'allevamento. Allora che senso ha tenere 100.000 galline tutte in un mucchio? Poi si vede i capannoni, ma sembra nevicato, tutto, non vedi mica il pavimento, un pollo attaccato all'altro. Tutto. E poi si arriva a queste robe qui che dai da mangiare il grasso animale. E guarda mo per dar da mangiare dei polli quanti sacchetti che c'hanno, quelli li hanno venduti anche i sacchetti e costano più i sacchetti dei polli. Perché lo dico anche con dei miei amici, quelli che si lamentano, che ci dicevo prima delle pere. Ho detto, ma perché c'hai 3 ettari dello stesso prodotto? Tutte pere della stessa qualità. Ne prendi 4 file, ne fai 2 di un tipo, 2 di un altro, 2 di un altro. Con le mele, metti le pesche, metti le prugne, metti un po' di roba che tutto l'anno raccogli e c'hai un prodotto diverso. Se ti va male 2 file, ma le altre 2 ti vanno bene. Chiaro. E poi ne fai molto meno di roba, la riesci a commercializzare tu, la gente è più contenta perché la roba viene migliore e niente da fare. Dico, quelli sono favole, ma io è una favola che ci vivo tutti i giorni. Giuseppe è quello che si porta dietro le competenze, la saggezza del passato, mi senti? Competenze e saggezza del passato, e attualmente fa mercato, nel senso che produce e la sua azienda è in attivo, con tecniche di lavoro come facevano 50 anni fa, prima dell'avvento dell'agroindustria, dei pesticidi, dei concimi chimici e tutto il resto. Tutto quello che ci ha raccontato è l'agricoltura sana.
Claudio, ciao, sono Andrea. Ciao, ti chiamavo per l'arrivo di domani più o meno, organizzarci un po'. Ma tutti i giorni dovete andare a cercare chi vi alloggia. Senti qua, la fascia fuori, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rossina mia, una cartella di lire 20 rilasciata dall'agenzia, un cuore corallo, una sfera cristallo ed il becco di un pappagallo che noi vedremo nel 23. Sono il medico del paese? Sì, dei 3 paesi limitrofi, perché siamo paesi piccolissimi. Stanno bene appunto nonostante le mie cure. I problemi generali sono quelli di tutti i problemi dell'ambiente in generale, no? Che la natura ha un suo ordine, non bisogna alterarlo perché sennò poi si lamenta. Quelli specifici sono quelli delle cose che sono passate e poi qui effettivamente l'uranio c'è come testimoniato da tante cose, l'amianto c'è come testimoniato da tante cose, però va detto che la tutela della salute e il rispetto dell'ambiente nuociono gravemente all'economia. Io sono per il banco di Luca Arbò, per il banco della signora Ines, lei fa tutto a Gravere, lui fa tutto a Exilles, quello lì fa tutto in una frazione, quell'altro fa tutto a Susa, un altro fa tutto a Gravere, anche io sarò molto limitato, ma la penso così. Il futuro è quello, Qualcosa sta cambiando, secondo me i giovani sono migliori di quelli della mia leva, della mia età, sono più furbi, no, furbi non è bello, ho sbagliato parola, non sono furbi, sono più attenti, sono più razionali, noi siamo più nervosi perché ci hanno fregati troppe volte e continuano. Può bastare. Ormai è più di 15 anni che vivo qua, ma in realtà è quasi come se fosse sempre vissuto, perché la mia famiglia è originaria di qua, mio padre è nato qui, pur essendo nato e cresciuto a Torino, sono sempre venuto qui tutte le estati, sabati e domeniche. Vivevano i miei nonni qua fino a 15 anni fa ed è un po' con loro che sono cresciuto durante le estati di vacanza e tramite loro ho imparato a conoscere questi luoghi, le storie, le persone, i lavori, le pratiche di questa montagna. Produco ortaggi autunnali, cavoli, porri, coste, finocchi, che però si sono, diciamo, accoppiati alla produzione maggiore che è quella che mi ha fatto un po' partire, ed è quella che è la più tipica di qua, che sono le patate e le castagne. E anno dopo anno si è materializzata la possibilità di costruire del reddito a partire da questa attività, anche perché ci eravamo piuttosto stufati di andare a Torino, viaggiare o fare lavori sotto padrone, lavori improbabili che non sempre ci piacevano, quindi insomma sognavamo un po' questo percorso di autonomia e di libertà che è un filo che ha contraddistinto un po'
l'intero viaggio della mia vita finora. In generale è un momento storico dove le montagne, le campagne cosiddette marginali, non redditizie per l'agroindustria, sono state abbandonate o sono in via di abbandono o comunque hanno subito un percorso di sfruttamento. Sì, no, di, come dire, di abbandono e di... Ecco, quindi questa mi sono un po' perso, vabbè. Sono un po' concentrato, sta canapa mi sta inebriando e... Olli, ciao, 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 cicciona, non ho niente da mangiare, è inutile che corri in sta maniera, cicciona. Lei è di compagnia, è la mascotte fondamentalmente. In realtà è anche... Ah sì, scusa. Sì, non ho pensato che c'è il recinto elettrico. Noi facciamo tutto appunto un sistema di agricoltura naturale, per cui quasi nessuna lavorazione del suolo, se non una prima lavorazione quando partiamo dal sodo. Dopodiché le prose diventano permanenti e le passiamo giusto con una forca coi denti, giusto per arieggiarle un po' un anno per l'altro, se ce n'è bisogno, perché ogni tanto non ce n'è neanche bisogno. Lavoriamo molto sull'intensivo, cioè la massima produzione dal minor spazio possibile, per cui rotazioni molto veloci, piante messe più vicino rispetto al normale, non utilizziamo i filari ma utilizziamo delle prose, ed è tutto calibrato perché la pianta possa esprimersi al meglio, perché la pianta e il suolo si possono esprimere al meglio, ma che per noi che ci lavoriamo, che comunque siamo in due, sia pratico e facile da fare anche a mano. L'orto è circondato da siepi, in questo caso è solo del salice, però normalmente sono siepi anche commestibili, cioè di bacche e cose del genere, e di piante multifunzionali, tipo qui sotto è tutta consolida maggiore, che è un accumulatore dinamico, per cui va a raccogliere i sali minerali negli stati più profondi, li fissa nelle foglie, dopodiché noi sfalciamole, o lasciamo morire lì o sfalciamo le foglie e le usiamo come pacciamatura nell'orto o per fare dei preparati fertilizzanti. E in più è buona per le api, perché fa delle fioriture molto lunghe e ne vanno matte. Guardalo, guardalo, pieno di bombi, cazzo è pieno di bombi sul serio. Uno dei problemi che abbiamo con questo tipo di agricoltura è che è tutta manuale e non esistono gli attrezzi in Italia. Cioè in Italia si è fermi a pensare che l'orticoltura è o un trattorino, mezzi e si lavora in campo in maniera massiccia, o non esistono gli attrezzi manuali perché gli attrezzi manuali sono per lobbista, e allora ci si ferma alla vanga, al rastrello e alla zappa. Fine degli attrezzi, mentre poi magari ve li faccio vedere, noi abbiamo degli attrezzi particolari che ci dobbiamo costruire perché in Italia non sono commercializzati e per cui ce li facciamo. Abbiamo una seminatrice manuale da adattare, però per cui anche le semine a spaglio, coltivazioni direttamente in campo le fai in un attimo, per cui rispetto al primo anno in cui mi sono seminato 2000 piselli a mano e alla fine volevo morire, adesso lo fai, e ci ho messo soprattutto un giorno, adesso ci metto 10 minuti e ho fatto tutta la mia semina. Però vedi, sono tutti i tempi, nel senso che nel momento in cui devi fare un reddito da quello che coltivi, devi ottimizzare i tempi. Il fatto che non ci sia più la famiglia tradizionale agricola nell'agricoltura normale è stato sostituito dai trattori. Noi non lo sostituiamo con i trattori o con la chimica, dobbiamo sostituirlo con l'ingegno e l'organizzazione del lavoro. Vieni là, vieni! Non è che venite? Posso andare alle ore. Arrivederci di nuovo. Arrivederci.
siamo a Valli Unite, azienda agricola Valli Unite, azienda storica del Basso Piemonte che penso che sia qui da almeno 30 anni. Ottavio, uno dei fondatori che poi conosceremo, Alessandro, nuova generazione, che sta continuando la tradizione Alessandro penso che sia l'addetto alle cantine per i vini. E poi questo ci sono gli animali, c'erano le bestie, fanno macellazione, qui ristorazione, a pranzo si ritrovano, sono tipo una ventina, trentina di persone che mangiano tutti i giorni insieme, cucina, fanno ospitalità giù sotto ed è una bella realtà. C'è un grande progetto politico che sta sopra le nostre teste, che la piccola agricoltura non si vuole far avanzare, perché crea semplicemente dei cittadini, delle persone indipendenti. Insomma. Nel seme c'è una grande, è vero, c'è un grande progetto, c'è una grande libertà dentro un seme. Tu puoi coltivarlo all'infinito, come hanno fatto le generazioni per centinaia e centinaia di anni, tramandarlo ai tuoi figli come hanno fatto. Una volta i semi anche qua li mantenevano più le donne degli uomini, che avevano i loro sacchettini in casa, nell'orto, per questo, quest'altro, no? Dove venivano in questi sacchetti tenuti dei semi. E questa è una grande che si sono persi, pochi sono rimasti, no? Perché poi a un certo punto la bustina non costava niente e ti sembrava quasi più comoda, no? Sempre nell'idea di vergognarti di quel sacchettino che tenevi, dai, ormai i tempi cambiano, bisogna essere, lo dicevano anche a me, bisogna essere più imprenditori, insomma, dovete produrre per la grande distribuzione, voi dovete specializzarvi su un solo prodotto, dopodiché lo date alle Coop, lo date a un ipermercato, e questo pensava lui direttamente, ma figurati fare l'idea di aprire uno spazio in un posto dove finisce la strada, ma voi siete fuori dai tempi, non funzionava mai, cioè non avete idea, no? Lì è una fortuna non cascarci, perché insomma chi te lo dice non sono proprio gli scemi del villaggio, anzi sono quelli che pensano che più o meno i scemi del villaggio siamo noi, mentre loro devono portarti quello che sarà il futuro, insomma, cioè. E ci credevano pure, lo facevano probabilmente anche in buona fede, no? Cioè, credo, non è che fossero tutti dei venduti, assolutamente no, che si pensava che il futuro fosse solo per quello, no? Bisogna essere anche rispetto al futuro, quando si parla di futuro bisogna davvero, come dicono gli storici, no? Bisogna sempre piantare un piede nel passato anche, poi di lì vai nel futuro, no? A sinistra e segui per Volpara. Ah, oh, una vocale, eh? Una vocale il linguaggio è importante, non è che è fondamentale. Volpara. Via tornare in Rio, se vogliamo salvare il mondo, se no, se ce ne frega, se uno dice ben vivo e godo finché posso, no, vabbè, ci penserete voi, no? Ci proviamo. Ci provate, io mi fumo un toscanello. E dai. Non vedo fumare, invece fumo. L'asinello ed il cavallo vedono il mondo un po' più bello di me. Perché ci vuole del coraggio a dir che un pollo fa il formaggio, così un fagiano non capisce quando una rondine nitrisce. Ma guarda là all'allevamento, c'è un gallo che si sta annoiando e una gallina tutta sola si è data rum e Coca-Cola come me. Io sono scappata sui monti che avevo 20 anni perché Genova era capitale per i morti di eroina, perché negli anni 80 era così, quindi io sono tra quelli che si è rifatto una vita scappando sui monti perché non c'era futuro, e quindi poi ci sono stata 20 anni a lavorare seriamente, perché ho fatto la contadina veramente dalle mucche a tutto quanto, però in realtà non avevo ancora capito qual era il mio mestiere del contadino, qual è il mestiere del contadino, che è quello poi di preservare, di pensare al futuro, di seminare per il futuro, tecnici, gli agronomi a gratis che ti danno i consigli di come finire la tua esperienza in campagna. Volevo le pareti lisce del pollaio, a marzo che avevo appena
preso le galline, ho detto sì va bene, parliamo un altro anno, ho detto con le galline cosa faccio? Tiro fuori, faccio le pareti lisce, poi dico beh lì è una baracca. E mi dice vabbè ma se viene qualche patologia, se viene qualche patologia bruceremo la baracca. E poi di nuovo insisteva, se dovessi obbligare a tenere chiusi gli animali, e dico se mi obblighi io mi scrivi perché mi obblighi e io ti scrivo perché non lo faccio, perché a quel punto le mie galline si sarebbero ammalate, perché poi l'aviaria è roba degli animali che sempre su questi qua gli F1 che nelle gabbie, perché gli animali liberi fanno l'anticorpo all'aviaria, capito? È tutto un altro mondo. Le regole non sono neanche reali, non sono vere, come diceva lei, hanno piastrellare delle grotte, cioè capisci, non è una questione igienica, è una questione che devi fare piastrellare delle grotte, devi vendere delle piastrelle, non lo so, devi farmi tirare fuori dei soldi. È un'imposizione, non è neanche, se tu mi dici quando prendi l'uovo devi metterci più paglia in modo che non sia sporco di cacca, io posso dire va bene, è vero, non posso vendere un uovo pieno di merda, cioè ci può stare, no? Ma se tu mi dici che invece devo andare dentro un nido, piastrellato, chiuso, messo lì, tutta... ti dico... E se poi pensi che l'uovo esce dal buco del culo della gallina, dico, infatti, non le mangeresti più, capisci? Vogliamo piastrellare l'intestino. Sì, no? Del buco del culo della gallina, porca puttana. Gli piastrelliamo l'intestino, più di 10 giorni comincia a farlo bollito e poi basta. Poi lo do alle bestie, tanto comunque ce l'ho. Vabbè, crudo belli, ma crudo non ne parliamo, quando è bello tiepido se no niente. Appena uscito dal buco del culo della gallina sono ancora viva. Salva contadino se vuoi bene al tuo bambino, salva contadino se vuoi bene al tuo bambino, salva contadino se vuoi bene al tuo bambino, salva contadino se vuoi bene al tuo bambino. Le grandi rivoluzioni, secondo me, sono fatte seguendo un sogno. Il sogno degli anni 70 nostro è stato quello della equa ridistribuzione del reddito a tutti e del benessere, no? Sconfitto. Il sogno dell'Islam sappiamo qual è? Il sogno dei nazionalisti, che sia in Spagna, che sia l'IRA in Inghilterra, che sia Orban strafascista in Ungheria, è lo Stato nazionale, no? Qual è il sogno che potrà muovere le masse oggi? Credono solo la religione, i sogni. Ce l'aveva dato, non ce l'aveva a me, no, comunque l'aveva dato Berlusconi quando è andato su, no? Il sogno, perché la gente ha seguito Berlusconi? Perché aveva promesso un sogno. Il problema è individuare qual è il sogno. Secondo me il discorso del ritorno alla natura in varie forme, eccetera, può essere una parte del sogno. Pini sono tutti, ma lui è montino. Mio padre allevava le pecore e trattamenti, comunque vaccinazioni di continuo, e la malattia ai piedi, e la tosse, la lingua blu, un casino di problemi sempre, e tu dovevi sempre pagare veterinari, medicine. Poi nei campi il grano, troppo azoto perché comunque c'era l'ignoranza, il grano si allettava. Sempre una moneta che girava, ma mai in mano tua, sempre consorzi, ai medici comunque, quindi ai veterinari.
mai un guadagno effettivo. L'azienda biologica non è legata alle multinazionali, cioè in poche parole fa tutto per conto suo, e nei campi, cioè cresce la roba tranquillamente senza nessun prodotto, sicché non sei legato alle multinazionali, sicché te sei una pedina da distruggere. Questo tipo di concimazione qui è un tipo di concimazione che tu l'hai fatto quest'anno, dopo 20 anni, la roba ci viene sempre bene. Se io invece avevo sistemato il terreno e ero andato ai consorzi, preso il chimico, distribuito, l'anno dopo dovevo ritornare al consorzio, rispendere i soldi per rifar venire la roba bella così. E invece qui il risultato, dopo 20 anni, sono sicuro, 100%, dà sempre gli stessi risultati. Questo qui è il terriccio dei lombrichi, questo fine. Che qui hanno lavorato, l'anno scorso hanno lavorato. Eccoli. No. Ce l'hai lì? Sì. Eccoli, perfetto, guarda, vedi. Questi sono, guarda. E questo qui è tutto terriccio che lavorano loro. Oh santo cielo, ma questi sono vermi. È terriccio. E sì che sono loro che lavorano loro. Il concio che porta nell'orto, cioè automaticamente porti, e loro continuano a lavorare, sicché in realtà fertilizzi il terreno non con un letame normale di bestie, fertilizzi il terreno con letame però lavorato da loro, sicché è 10 volte migliore di un letame normale di una stalla. Sa quanto ti costano tutti questi operai? Questi operai mi costano tantissimo, tutto gratis, è questo, tutto gratis, e il bello è quello proprio, che sono gratis e sono. Mai succede a noi di avere questo pirine. E noi siamo arrivati dal nord Europa con quest'idea rivoluzionaria dell'autosufficienza, siamo arrivati qui e c'erano i contadini che la facevano da generazioni, da millenni praticamente, no? E sapevano tutto, sapevano fare tutto. Sapevano fare le scarpe, sapevano fare il vino, sapevano fare tutto quanto, no? Tutto quello che gli poteva servire. Uno dei problemi in questo momento è che molta gente è scappata, negli anni 60-70, sono andati a Roma, di qua, di là, Perugia, insomma, sono andati in città perché speravano di avere una vita più agiata, no? E stanno ancora lì e stanno convinti di stare meglio. Quelli che sono rimasti in campagna molto spesso sono convinti di stare peggio pur stando meglio. Ma che oggi spesso la gente ha paura del lavoro fisico, che però alla fine il corpo nostro è fatto pure per muoversi, dopo vanno in palestra, no? Stanno lì, sudano come i matti, mentre qui se ti vedono vangare l'orto dicono Madonna, ma che fatica. Dico, ma guarda, veramente sto fuori all'aria aperta, c'è una campagna bellissima intorno a me e faccio un po' di fatica, ma va bene, mi sento bene quando l'ho fatto, non è che, cioè, rispetto a quello che fai in palestra mi sembra 1000 volte migliore. Albero, sì, dico, lo so, ma dico, come si chiama l'albero?
albero. E dico Luigi, questa è una quercia, quello è un ciliegio, questo cos'è? È un albero. E infatti poi a coppia li chiamano alberi, no? È un frassino campestre, però loro lo chiamano un acero campestre, però lo chiamano albero perché ha questo compito, no? Di fare l'albero mentre la vita fa. Per la vita. Noi abbiamo lasciato questi alberi, tutti dicevano no, taglia alberi così arriva la luce e tutto quanto, però quando fa queste stagioni con la brucia come l'ha fatta appena fatto, qui sotto rimane ancora verde. E perciò per gli animali conviene lasciare gli alberi, no? È anche bello, e in più mangiano le foglie, quelli che non mangiano fanno concime. Com'è le canzoni? Di che, a Mete o... A Mete? A Mete, A Mete. Come si cantava? Io non mi ricordo le canzoni, però dopo. Sì. E se volete che lo metto questo grano, c'è la gallaretta e il vino buono. Dopo mi rispone quell'altra squadra. Dopo mi rispone quell'altra squadra. Sì, quella. E sono venuto a Mete, sì a Mete, non sono venuto a piantare carote. Questo facciamo rotazione fra cereali, legumi, patate, cipolle, aglio, tutte cose da montagna, insomma. Perché alla fine dei conti si può coltivare tutto, puoi anticipare, posticipare qualsiasi cultura come ti pare, in serra, fuori, fare le banane sull'Himalaya, perché alla fine un mio professore diceva sempre che l'uomo è capace di fare banane sull'Himalaya, a un prezzo che riesce a spuntarci interessante, le fa, metti una bella serra, metti una banana, ecco che c'è la banana sull'Himalaya, ma non c'ha senso alla fine. Quindi se tu la guardi al contrario, io devo fare le culture dove vengono bene, quindi faccio ortaggi, devo fare le patate le faccio in montagna, perché comunque non do l'acqua, perché si allargano bene, perché questa terra si permette alla patata di allargarsi, perché comunque piove fino a giugno e quindi non devo intervenire con l'acqua, perché qua su la dorifera non viene, perché la dorifera svenna sulla terra e se qui d'inverno va a meno 10 su questo pezzo di terra, ho finito di coltivare, la lavoro, la preparo, la spiamo e faccio crescere le infestanti. Poi quando decido che è ora di raccogliere o di trinciare, lavoro. Trincio, quindi che vuol dire che in questo modo io mi coltivo su quella superficie, quello stato finale, tutte le infestanti che devono nascere. Io non le voglio raccogliere, le trincio e ci semino sopra, quindi faccio quello che è chiamata ormai falsa semina e a quel punto ti si pulisce la terra così. È il contrario, capito il concetto? Non devo lottarci, le devo coltivare. È la base di quello che secondo me è dire biologico. Biologico non è una cosa strana, cioè è normalità, no? Cioè io non devo essere io che mi devo mettere davanti un bolino che ti dice Arte, questa mia cosa è buona, ma devi essere tu che mi devi dire Arte, questa cosa non ci va. Perché non cioè la mia normalità Scusa, è perché non questa. proponiamo il bollino sul chimico?
Noi qui lavoriamo con dei ragazzi, saltuariamente, con dei ragazzi dell'Università d'Ancona. E questa è la meraviglia dell'orto invernale quest'anno, che è partita alla grande, i cavoli stanno bene. Mi ha raccontato questa storia di questo ragazzo che 30 anni fa aveva fatto questa ricerca in tutto il territorio marchigiano e aveva fatto tutta una catalogazione incredibile di questo materiale, che poi è rimasto lì all'università e nessuno se n'è mai fregato niente. E quindi stavano buttando via sta collezione. Io ho detto: voi siete pazzi, state bruciando una biblioteca enorme, cioè non c'è più sta roba in giro. E te lo devi buttare via, te lo butto via io, del campo mio. Le varietà vecchie, quelle più rustiche, adesso te danno, tranquille, vanno, aprono le braccia, se caricano dei frutti, cioè vedi la differenza. Quelle moderne purtroppo senza trattamenti, senza un aiuto di difesa, non ce la fanno, sono debolucce, sono un po' smidollate, ecco. E questo è il quartier generale, dove passo praticamente 6 mesi l'anno. Io abito qua d'estate, ho la mia piscina personale qua sotto. Franca, buongiorno. E Franca, Aspetta. prima andiamo un po' vicino alle capre. Prima le capre, poi c'è Franca. Tuo turno devi aspettare, Franca. Non te lamentare, non te lamentare. Adesso arriva. Aprimi la porta della tavola delle capre. Vai. Fino a qualche anno fa andavi nei mercati, sembravi un pazzo. Parlavi con la gente nel senso colleghi, che fanno il tuo stesso lavoro e ti davano del matto. Perché ti dice: ma come fai? Ma che senso c'ha? Te esci fuori con dei prezzi che sono più o meno simili a quelli che ho io, ma l'orto che fai te produce 5 volte meno quello che butto fuori io. Perché lo fai? Che senso c'ha? Che senso c'ha ritira fuori un pomodoro che è buonissimo, ma che ti costa l'ira di Dio produrlo? Come che senso c'ha? È il pomodoro che ha la voce, che ha il sapore, che ha il colore della terra nostra. È il pomodoro nostro. Così le fanno i gatti. Se tanti di noi riusciamo a saturare il territorio, la gente comincia a non averci più bisogno di andare a cercare altro o di andare a cercare delle cose nei mega store dove trova tutto. Andiamo dal contadino sotto casa, è un amico, andiamo a fare un bicchiere da lui, facciamo 2 chiacchiere, andiamo a portare i bambini invece di andarli a portare al parco, devi andare a fare spesa, i bambini vengono con te e si divertono. È un altro modo di vivere, piano piano secondo me può funzionare, anche perché non vedo altre vie d'uscita. I pesticidi interagiscono con il nostro DNA, questo è un dato certo, sia epigeneticamente, cioè vanno a trasformare quella parte di genoma che è modificabile e ovviamente apportano delle modifiche che non sono positive, ma agiscono anche sul mitocondrio e il mitocondrio è la parte vitale della cellula. Tanto per dirne una, quando si parla di patologia tumorale si parla di mitocondrio
che non funziona in maniera appropriata. Chi dice ma voi della lotta biologica ce l'avete con gli agricoltori perché non li fate guadagnare? No, noi ce l'abbiamo invece con chi guadagna alle spalle degli agricoltori. È un'artificializzazione che non ha niente a che vedere con la capacità culturale che l'agricoltura fino agli anni 50 era riuscita a ottenere con le proprie forze e potendo garantire un'agricoltura che si sarebbe potuta proseguire in quel modo ad libitum, cioè era un'agricoltura sostenibile. Che cos'è che fa sì che un ecosistema sia un ecosistema? Sono delle reti di informazioni di tipo chimico, di tipo fisico, che fa sì che questi ecosistemi siano omeostatici, cioè siano in equilibrio. Se io vado a semplificare questa complessità, si disequilibra tutto. Faccio sempre questa domanda: sapete quante sono le piante coltivate al mondo? Sapete quante sono? Nel Medioevo erano 7.000, ora sono dai 150 alle 200 specie in tutto il mondo, e sul nostro pianeta sono censite 350.000 specie, di cui 80.000 edibili, 80.000 le potremo coltivare. Noi ne coltiviamo solo 100. Questo è un altro tipo di monocultura che di per sé stesso poi ci porta a una monocultura culturale, quella monocultura con la U stavolta. E anche la bellezza è estremamente importante per l'animo umano, e coltivando la terra in questa maniera, incentivando tutti questi vari settori di un insieme, si mantiene la bellezza, e l'uomo ha bisogno di bellezza. Il buon governo, l'affresco, non so se voi l'avete in mente, il buon governo di Siena, ti fa vedere 2 cipressi, un campicello, 10 ulivi, un po' di vigne, e questo è l'Italia, è un pizzo, perché il paesaggio italiano è un pizzo, non è una monocultura, e noi per mantenere questo dobbiamo fare questo tipo di agricoltura. Vai, andiamo a fare spesa. Andiamo a fare spesa. Tra poco, Andre. Tra poco.